Lezione 1. Come garantire la sicurezza informatica domestica. Buonasera, Anna. Hai pensato di recente alla sicurezza informatica domestica? Buonasera, John. Sì, certo che l'ho fatto. È diventato sempre più importante. Sono completamente d'accordo. Quali misure adotti per proteggere la tua rete domestica? Innanzitutto, proteggo la mia rete Wi-Fi con una password complessa. Questo impedisce l'accesso non autorizzato. Questo è un passaggio fondamentale. Cambi regolarmente la tua password? Sì, lo aggiorno ogni pochi mesi. Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Ottima pratica. E per quanto riguarda i vostri dispositivi? Come ne garantite la sicurezza? Aggiorno regolarmente software e sistemi operativi. Gli aggiornamenti spesso includono patch di sicurezza. È una scelta saggia. Mantenere il software aggiornato è fondamentale per la protezione. Mi assicuro inoltre di avere un software antivirus installato sui miei dispositivi. Il software antivirus è fondamentale. Aiuta a rilevare e rimuovere le potenziali minacce. Certamente. Inoltre, evito di cliccare su link o email sospetti. Gli attacchi di phishing possono essere molto ingannevoli. La consapevolezza è fondamentale per evitarli. Esatto. Verifico sempre le informazioni del mittente prima di rispondere a qualsiasi messaggio. È un approccio intelligente. Hai attivato l'autenticazione a 2 fattori? Sì, l'ho fatto. Aggiunge un'ulteriore protezione ai miei account. L'autenticazione a 2 fattori aumenta significativamente la sicurezza. È vivamente consigliata. Limito inoltre le informazioni personali che condivido online. Si tratta di una precauzione importante. Meno si condivide, più si è al sicuro. Rivedo regolarmente le impostazioni sulla privacy dei miei social media. Si tratta di una misura proattiva. Controlla chi può visualizzare le tue informazioni. Inoltre, informo la mia famiglia sulle migliori pratiche in materia di sicurezza informatica. Insegnare agli altri è fondamentale. I membri della famiglia devono essere consapevoli delle potenziali minacce. Promuove una cultura di vigilanza all'interno del nucleo familiare. Monitorate la vostra rete domestica per rilevare attività insolite? Sì, controllo regolarmente i dispositivi connessi alla mia rete Wi-Fi. Mi aiuta a identificare gli utenti non autorizzati. Questa è un'ottima pratica. Essere vigili può prevenire problemi seri. Utilizzo una rete privata virtuale, VPN anche quando navigo su reti Wi-Fi pubbliche. Una VPN è essenziale per proteggere i propri dati negli spazi pubblici. Esatto! Crittografa le mie attività online, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. E per quanto riguarda i dispositivi della tua casa intelligente? Li consideri sicuri? Mi assicuro che siano protetti con password univoche e aggiornati. Possono essere vulnerabili. Verissimo. I dispositivi IoT richiedono particolare attenzione. Evito anche di utilizzare password predefinite. Le password personalizzate migliorano significativamente la sicurezza. Hai mai subito minacce informatiche? Fortunatamente, non ancora. Tuttavia, resto cauto e preparato. È una scelta saggia.
Prevenire è sempre meglio che affrontare una crisi. Quale consiglio daresti a chi si avvicina per la prima volta alla sicurezza informatica? Consiglierei di iniziare con le protezioni di base, come password complesse e aggiornamenti regolari. È un ottimo consiglio. Tutti dovrebbero dare la priorità alla propria sicurezza online. La sicurezza informatica è essenziale nell'era digitale odierna. Certo che sì, Anna. Grazie per aver condiviso le tue riflessioni. Lezione 2. La scelta biologica. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia trascorrendo una buona giornata. Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto abbastanza bene. Ho riflettuto sui benefici dei prodotti biologici. È un argomento importante. Quando possibile, acquisti prodotti biologici. Cerco di acquistare prodotti biologici ogni volta che posso. Credo che siano più salutari. Condivido questa opinione. I prodotti biologici spesso contengono meno sostanze chimiche. Esatto. Molti prodotti convenzionali contengono pesticidi e additivi che mi preoccupano. Sì, la consapevolezza dell'esistenza di tali sostanze influenza anche le mie scelte. Quali tipi di prodotti biologici preferisci? Acquisto principalmente frutta e verdura biologica. Secondo me, hanno un sapore più fresco. Sono d'accordo. La freschezza è fondamentale per il sapore. Fai la spesa in negozi specifici per i prodotti biologici? Sì, frequento spesso i mercati degli agricoltori locali. Di solito offrono un'ottima selezione. Sostenere gli agricoltori locali è un ottimo modo per promuovere la sostenibilità. Certo, Mi piace sapere da dove proviene il mio cibo. Apprezzo anche questo aspetto. Credi che i prodotti biologici valgano il prezzo? Sebbene possano essere più costosi, credo che i benefici per la salute giustifichino il prezzo. Si tratta di un punto di vista valido. Investire nella salute è fondamentale per il benessere a lungo termine. E per quanto riguarda la carne e i latticini biologici? Li acquistate? Quando possibile, cerco di acquistare carne biologica. A mio parere, garantisce un migliore benessere degli animali. Questo è un punto importante. Il trattamento etico degli animali dovrebbe essere una priorità. Esattamente. Inoltre, i prodotti caseari biologici sono spesso più nutrienti. Trovo che spesso abbiano anche un sapore più ricco. Pensi che le pratiche di agricoltura biologica siano migliori per l'ambiente? Sì, i metodi biologici contribuiscono generalmente alla salute del suolo e alla biodiversità. Questo è fondamentale per l'agricoltura sostenibile. Pensi che più persone dovrebbero prendere in considerazione l'agricoltura biologica? Assolutamente. L'aumento della domanda potrebbe incoraggiare pratiche più sostenibili. Potrebbe portare a un cambiamento positivo nel settore alimentare. Quali difficoltà pensi che le persone incontrino quando passano ai prodotti biologici? Il costo può rappresentare un ostacolo significativo. Inoltre, la disponibilità può variare a seconda della regione. È vero, in alcune zone l'accesso ai prodotti biologici è limitato. Anche l'istruzione è fondamentale. Molte persone non sono consapevoli dei suoi benefici. Sono d'accordo.
Aumentare la consapevolezza può portare a decisioni più informate. Hai riscontrato benefici inaspettati mangiando biologico? Da quando ho cambiato alimentazione, ho notato un miglioramento dei livelli di energia e della digestione. È fantastico! I miglioramenti nella propria salute possono motivare gli altri a provare i prodotti biologici. Sì, la condivisione delle esperienze può essere molto efficace nell'incoraggiare il cambiamento. Consiglieresti a chi si avvicina al mondo del biologico di iniziare con prodotti specifici? Consiglierei di iniziare con la sporca dozzina. Si tratta della frutta e della verdura più contaminate. È un ottimo consiglio. Concentrarsi sugli elementi chiave può rendere la transizione più agevole. Inoltre, alcune persone potrebbero prendere in considerazione la possibilità di coltivare le proprie verdure biologiche. Coltivare il proprio cibo può essere un'esperienza estremamente gratificante e istruttiva. Mette in contatto le persone con la fonte del loro cibo, favorendo un maggiore apprezzamento. Grazie per questa discussione illuminante, Anna. Le tue riflessioni sono preziose. Grazie, John. Ho apprezzato molto la nostra conversazione sui prodotti biologici. Continuiamo a esplorare insieme, anche in futuro, scelte sane e sostenibili. Lezione 3. Insegnare ai bambini a gestire il denaro. Buonasera, Anna. Spero che tu stia bene oggi. Buonasera, John. Sto benissimo, grazie. E tu? Sto benissimo, grazie per avermelo chiesto. Volevo parlare di un argomento fondamentale, insegnare ai bambini a gestire il denaro. È un argomento importante. I bambini devono comprendere i concetti finanziari fin da piccoli. Certamente. Quali metodi usi per insegnare ai tuoi figli a gestire il denaro? Parto da concetti semplici, come il risparmio e la spesa. Credo che i bambini debbano imparare il valore del denaro fin da piccoli. È un approccio saggio. Come spiegheresti l'importanza del risparmio? Spesso uso un salvadanaio. Dimostra visivamente come funziona il risparmio. Ai bambini piace vederlo riempirsi. È un metodo divertente ed efficace. Avete parlato con loro della possibilità di fissare degli obiettivi finanziari? Sì, li incoraggio a porsi piccoli obiettivi. Ad esempio, risparmiare per comprare un giocattolo che desiderano. È un'idea eccellente. Insegna pazienza e pianificazione. Introduco inoltre i loro concetti di budget. Creiamo insieme dei semplici budget per la loro paghetta. È fondamentale insegnare ai bambini a gestire un budget fin da piccoli. Sarà loro utile in futuro. Sono d'accordo. Spiego che la pianificazione del budget aiuta a gestire il denaro con saggezza. Hai pensato di coinvolgerli nelle spese familiari? Sì, li porto spesso a fare la spesa. Insegno loro come confrontare i prezzi e scegliere con cura. È un modo fantastico per coinvolgerli. Le esperienze di vita reale sono le migliori maestre. Affronto anche la differenza tra bisogni e desideri. È fondamentale per la loro comprensione. Questa è una lezione preziosa. I bambini dovrebbero imparare a dare la priorità alle proprie spese. Esattamente. Chiedo loro di valutare attentamente ciò di cui hanno veramente bisogno prima di effettuare acquisti. Come gestisci la situazione quando dai loro soldi per dolcetti o uscite? Ho fissato un limite. Possono scegliere come spendere entro quel limite. Questo incoraggia la capacità decisionale.
Questa è un'ottima strategia. Dà loro un senso di responsabilità sulle proprie scelte. Utilizzo anche giochi e app progettati per l'educazione finanziaria. Rendono l'apprendimento divertente. Molti giochi possono insegnare la gestione del denaro in modo coinvolgente. Ne hai qualcuno che ti piace particolarmente? Sì, ai miei figli piace giocare a Monopoli. Rafforza concetti come l'acquisto e lo scambio. Monopoly è un classico. Insegna il pensiero strategico insieme alla gestione finanziaria. Un'altra app che ci piace è Bancaroo. Aiuta a visualizzare risparmi e spese. Sembra interessante. La tecnologia può migliorare i metodi di apprendimento tradizionali. Certamente. Credo che combinare diversi metodi di insegnamento sia efficace. Che ne dite di discutere le conseguenze di decisioni finanziarie sbagliate? Penso sia fondamentale affrontare questo argomento. Comprendere le conseguenze promuove un comportamento responsabile. Sì, discutere di storie vere può aiutare a illustrare questi punti. Esattamente. A volte racconto aneddoti tratti dalle mie esperienze personali con il denaro. Gli aneddoti personali possono essere molto efficaci. Umanizzano le lezioni di finanza. Avete incontrato delle difficoltà nell'insegnare ai vostri figli a gestire il denaro? Sì, a volte possono essere impazienti. Vogliono una gratificazione immediata. È una cosa comune. La pazienza è un'abilità che richiede tempo per essere sviluppata. Come si fa a rimanere pazienti quando si insegnano queste lezioni? Mi ricordo che imparare richiede tempo. Mi sforzo di rendere il processo piacevole per loro. Si tratta di un approccio lodevole. I bambini imparano meglio in ambienti positivi. Sono d'accordo. Celebro sempre i loro successi, non importa quanto piccoli siano. Celebrare le vittorie rafforza il loro apprendimento e li motiva a continuare. Quale ultimo consiglio dareste ai genitori che insegnano ai figli a gestire il denaro? Consiglierei di iniziare presto e di essere costanti. Le discussioni aperte sono fondamentali. È un consiglio prezioso, John. La comunicazione è la chiave per la comprensione. Grazie per aver condiviso le tue riflessioni, Anna. È stata una conversazione illuminante. Lezione 4. Il futuro della didattica a distanza. Buongiorno Anna. Spero che tu stia bene oggi. Buongiorno, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto bene, davvero. Volevo parlare con te della didattica a distanza. Cosa ne pensi? La didattica a distanza è diventata un argomento di grande attualità ultimamente. Credo che presenti sia vantaggi che svantaggi. Si tratta di un punto di vista interessante. Qual è, secondo te, il vantaggio principale? Uno dei principali vantaggi è la flessibilità. Gli studenti possono imparare al proprio ritmo e da qualsiasi luogo. Assolutamente. La flessibilità può essere estremamente vantaggiosa per le famiglie con orari diversi. Inoltre, l'apprendimento a distanza spesso consente l'accesso a una gamma più ampia di risorse e insegnanti. Sì, gli studenti possono entrare in contatto con esperti di tutto il mondo, ampliando le proprie opportunità di apprendimento. Tuttavia, ci sono anche delle sfide. Ad esempio, non tutti gli studenti hanno un accesso affidabile a Internet.
Si tratta di una preoccupazione significativa. Le disparità nell'accesso alla tecnologia possono creare disuguaglianze. Esattamente. Può ostacolare la capacità di alcuni studenti di partecipare pienamente. E per quanto riguarda l'interazione sociale? Pensi che la didattica a distanza influisca su questo aspetto? Sì, l'interazione sociale è fondamentale per sviluppare le capacità comunicative. La didattica a distanza può limitare tale interazione. Ho sentito dire che alcuni studenti si sentono isolati durante la didattica a distanza. Molti provano sentimenti di solitudine. Possono mancare progetti e discussioni di gruppo. Gli insegnanti svolgono spesso un ruolo fondamentale nella creazione di legami sociali. Il passaggio alla didattica a distanza può cambiare questa dinamica. Vero. Gli insegnanti devono trovare modi creativi per favorire le interazioni online. Avete notato strategie efficaci per mantenere i contatti sociali in contesti di lavoro a distanza? Sì, molti insegnanti utilizzano le stanze virtuali per le discussioni in piccoli gruppi. Questo favorisce l'interazione. È un approccio intelligente. I piccoli gruppi possono contribuire a ridurre il senso di isolamento. Inoltre, le attività extrascolastiche virtuali hanno guadagnato popolarità, consentendo agli studenti di connettersi attraverso interessi comuni. Sembra promettente. Le attività extrascolastiche sono essenziali per lo sviluppo complessivo. Anzi, incoraggiano il lavoro di squadra e la comunicazione anche al di fuori dell'aula. Secondo te, in che modo le scuole possono migliorare l'esperienza di apprendimento a distanza? Le scuole dovrebbero investire nella formazione degli insegnanti. Un insegnamento online efficace richiede competenze diverse. Assolutamente. Lo sviluppo professionale è fondamentale per adattarsi a nuovi ambienti di apprendimento. Credo inoltre che un feedback regolare da parte degli studenti possa migliorare l'esperienza di apprendimento a distanza. Ascoltare le esigenze degli studenti è fondamentale per un miglioramento continuo. Le loro intuizioni possono portare a cambiamenti significativi. Qual è la sua posizione sui modelli ibridi, che combinano l'apprendimento in presenza e a distanza? Trovo i modelli ibridi molto interessanti. Possono offrire il meglio di entrambi i mondi. Sono d'accordo. La flessibilità nell'insegnamento in presenza può contribuire a superare alcune delle difficoltà dell'apprendimento a distanza. Inoltre, i modelli ibridi potrebbero facilitare il ritorno alla didattica tradizionale. Esatto. Gli studenti possono gradualmente riabituarsi alle interazioni in presenza. Pensi che la didattica a distanza rimarrà un'opzione a lungo termine per molti studenti? Credo di sì. Il cambiamento ha dimostrato che l'apprendimento a distanza può essere efficace se ben gestito. È un'osservazione perspicace. Le scuole possono continuare a offrire opzioni di didattica a distanza per venire incontro alle diverse esigenze. Inoltre, incoraggia i genitori ad assumere un ruolo più attivo nell'educazione dei propri figli. Verissimo. Il coinvolgimento dei genitori può migliorare il successo scolastico degli studenti, sia di persona che online. Quali consigli dareste ai genitori che si trovano ad affrontare la didattica a distanza? Consiglierei di stabilire una routine strutturata. La costanza può aiutare gli studenti a rimanere concentrati. È un ottimo consiglio. Una routine dà un senso di normalità. Inoltre, i genitori dovrebbero incoraggiare una comunicazione aperta con gli insegnanti. Assolutamente. La collaborazione tra genitori e insegnanti può portare a un maggiore supporto per gli studenti. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri, Anna. Questa conversazione è stata illuminante.
Lezione 5. Comprendere l'impronta di carbonio. Buon pomeriggio, Anna. Spero che tu stia trascorrendo una splendida giornata. Buon pomeriggio, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto abbastanza bene. Ultimamente ho riflettuto sul concetto di impronta di carbonio. È un argomento rilevante. Tieni traccia della tua impronta di carbonio? Mi impegno a monitorarlo. È fondamentale per comprendere il mio impatto ambientale. Sono pienamente d'accordo. Conoscere la propria impronta di carbonio può aiutare a fare scelte migliori. Su quali aspetti ti concentri quando misuri la tua impronta ecologica? Considero principalmente i trasporti e il mio consumo energetico domestico. Si tratta di fattori importanti. Avete apportato modifiche in base ai risultati ottenuti? Sì, ho iniziato a usare più spesso i mezzi pubblici. È più sostenibile che guidare. È lodevole. Il trasporto pubblico può ridurre significativamente le emissioni. Inoltre, ho prestato maggiore attenzione al consumo di elettricità. Come gestisci questa situazione? Ci sono delle azioni specifiche che intraprendi? Spengo le luci e stacco la spina degli apparecchi quando non li utilizzo. Anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Assolutamente. Piccole azioni accumulate nel tempo possono portare a riduzioni sostanziali. Tieni traccia anche del tuo consumo di acqua? Sì. Risparmiare acqua è un altro aspetto cruciale per ridurre la propria impronta di carbonio. Ho installato rubinetti a basso flusso in casa mia per ovviare a questo problema. È una scelta intelligente. Permette di risparmiare acqua senza compromettere la pressione. Hai mai pensato di ridurre il consumo di carne per diminuire la tua impronta di carbonio? Sì, ho iniziato a includere più pasti a base vegetale nella mia dieta. Hanno un minore impatto ambientale. Ottima mossa! Anche piccoli cambiamenti nella dieta possono contribuire alla sostenibilità. Avete qualche consiglio per chi desidera iniziare a monitorare la propria impronta di carbonio? Consiglio di utilizzare i calcolatori online. Possono fornire una buona stima basata sulle abitudini individuali. Sembra utile. Può incoraggiare la consapevolezza e motivare i cambiamenti. Sì, monitorare i progressi può rafforzare l'impegno verso uno stile di vita sostenibile. Hai riscontrato delle difficoltà nel tentativo di ridurre il tuo impatto ambientale? A volte, quando si fa la spesa, è difficile trovare opzioni sostenibili. Si tratta di una difficoltà comune. La disponibilità può variare a seconda della località. Di solito cerco marchi che diano priorità alla sostenibilità e alle pratiche ecocompatibili. È un'ottima idea. Sostenere le aziende responsabili può generare cambiamenti positivi sul mercato. Pensi che più persone dovrebbero essere sensibilizzate sul tema dell'impronta di carbonio? Assolutamente. Una maggiore consapevolezza potrebbe portare a un'azione collettiva più incisiva contro il cambiamento climatico. Sono d'accordo. L'istruzione è il fondamento per prendere decisioni consapevoli. Quali altri ambiti, a tuo avviso, necessitano di attenzione nelle discussioni sulla sostenibilità? Credo che la riduzione dei rifiuti sia fondamentale. Molti non si rendono conto dell'impatto dei rifiuti destinati alle discariche. È vero.
Bisogna dare maggiore enfasi alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo. Inoltre, il compostaggio può ridurre significativamente gli sprechi alimentari. Sì. Il compostaggio arricchisce il terreno e allo stesso tempo riduce al minimo gli sprechi. Hai mai pensato al compostaggio? Ho pensato di iniziare a fare il compost. Mi sembra un'attività gratificante e vantaggiosa. È proprio così. Osservare la trasformazione dei rifiuti in terreno ricco di sostanze nutritive è straordinario. Spero che sempre più persone adottino queste pratiche. L'ispirazione può diffondersi attraverso esperienze e informazioni condivise. Grazie per questa conversazione illuminante, Anna. Grazie, John. Mi ha fatto piacere discutere con te della nostra impronta di carbonio e della sostenibilità. Continuiamo ad approfondire insieme questi importanti argomenti anche in futuro. Lezione 6. Pratiche per il risparmio energetico. Buongiorno Anna. Spero che tu stia iniziando bene la giornata. Buongiorno, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto abbastanza bene. Ultimamente ho riflettuto molto sul risparmio energetico. È un argomento importante. Risparmiare energia è fondamentale sia per l'ambiente che per le nostre bollette. Sono completamente d'accordo. Quali accorgimenti pratici adotti per risparmiare energia in casa? Una delle prime cose che faccio è passare alle lampadine a basso consumo energetico. Consumano meno elettricità. Questo è un ottimo passo. Hai notato una differenza nelle tue bollette energetiche? Sì, certo. Le mie bollette sono diminuite da quando ho apportato quella modifica. Ho sentito dire che anche sfruttare la luce naturale durante il giorno può essere d'aiuto. Assolutamente. Cerco di aprire le tende e far entrare quanta più luce solare possibile. È un approccio intelligente. Anche la luce naturale crea un'atmosfera piacevole. Anch'io spengo le luci quando esco da una stanza. È una semplice abitudine, ma molto efficace. Ogni piccolo gesto conta. Scolleghi i dispositivi quando non li usi. Sì, certo. Molti dispositivi continuano a consumare energia anche quando sono spenti, fenomeno noto come consumo fantasma. Questo è un punto cruciale. Ho iniziato a usare le prese multiple per semplificarmi la vita. Ottima idea! Le prese multiple consentono di scollegare facilmente più dispositivi contemporaneamente. E per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento? Come si gestiscono in modo efficiente? In inverno imposto il termostato a una temperatura leggermente inferiore e in estate a una più alta. Tali modifiche possono portare a un notevole risparmio energetico nel tempo. Sì, possono. Inoltre, mi assicuro che la mia casa sia ben isolata per mantenere la temperatura. L'isolamento è fondamentale. Previene la dispersione di energia, rendendo il riscaldamento e il raffreddamento più efficienti. Ho investito anche in elettrodomestici a basso consumo energetico. Consumano meno energia rispetto ai modelli più vecchi. Si tratta di un investimento saggio. Il costo iniziale può ripagarsi nel lungo periodo. Assolutamente. Segui qualche abitudine specifica per risparmiare energia? Cerco di limitare l'uso dell'acqua calda. Faccio docce più brevi e lavo i vestiti con acqua fredda. Ottime abitudini.
È sorprendente quanta energia possa consumare l'acqua calda. Inoltre, cucino in grandi quantità per risparmiare energia e tempo. Cucinare in più riprese è efficiente e semplifica la preparazione dei pasti. Utilizzate fonti di energia rinnovabile, come i pannelli solari. Non ho ancora pannelli solari, ma conto di installarli l'anno prossimo. È fantastico! Possono ridurre significativamente la tua dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali. Sì, e contribuiscono a un ambiente più sano. Hai verificato la presenza di eventuali incentivi locali per le energie rinnovabili? Sì, molti governi offrono rimborsi o crediti d'imposta per gli impianti di energia solare. È un vantaggio. Tali incentivi incoraggiano un maggior numero di persone a prendere in considerazione le energie rinnovabili. Assolutamente. L'educazione al risparmio energetico è fondamentale. Molte persone non sono consapevoli dei semplici cambiamenti che possono apportare. Sono d'accordo. Sensibilizzare l'opinione pubblica può portare a uno sforzo collettivo per il risparmio energetico. Qual è il tuo prossimo obiettivo in materia di risparmio energetico? Ho intenzione di effettuare una valutazione energetica della mia casa. Questo mi aiuterà a individuare ulteriori aree di miglioramento. Sembra un ottimo piano. Un audit può rivelare i cambiamenti specifici che potresti non aver considerato. Hai mai effettuato un audit energetico? Sì, ne ho fatto uno l'anno scorso. È stata un'esperienza illuminante e mi ha aiutato ad apportare cambiamenti efficaci. Grazie per aver condiviso le tue riflessioni, Anna. Ho imparato molto dalla nostra conversazione. Grazie, John. Apprezzo anche le tue riflessioni sul risparmio energetico. Continuiamo a promuovere insieme, anche in futuro, pratiche di risparmio energetico. Lezione 7. L'importanza di aggiornare il proprio curriculum vitae. Buongiorno Anna. Come stai oggi? Buongiorno, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto abbastanza bene. Stavo pensando all'importanza di aggiornare il proprio curriculum vitae. Questo è un argomento cruciale. Con quale frequenza aggiorni il tuo curriculum? Cerco di aggiornare il mio curriculum ogni 6 mesi. Mi aiuta a tenere traccia dei miei risultati. È un approccio saggio. Aggiornamenti frequenti assicurano di non dimenticare dettagli importanti. Esatto. E tu? Quanto spesso rivedi il tuo? Rivedo il mio ogni anno. Tuttavia, lo aggiorno anche dopo aver raggiunto traguardi importanti. Questa è un'ottima strategia. Annotare i risultati man mano che si verificano semplifica gli aggiornamenti. Certo. È fondamentale riconoscere anche i piccoli successi. Pensi che le persone spesso trascurino il proprio curriculum vitae? Sì, molti lo fanno. Li aggiornano solo quando cercano lavoro, il che è un errore. Sono d'accordo. Aggiornamenti regolari aiutano a mantenere un'immagine professionale. Come si fa a tenere organizzato il proprio curriculum vitae? Utilizzo un formato digitale. Questo permette di modificare e adattare facilmente il testo. È una scelta intelligente. I curriculum digitali sono più versatili. Hai mai personalizzato il tuo curriculum per una specifica offerta di lavoro? Sì,
Personalizzo sempre il mio curriculum in base alla descrizione del lavoro. È fondamentale che competenze ed esperienze siano in linea con i requisiti. La personalizzazione mette in risalto le competenze rilevanti. I datori di lavoro apprezzano questo impegno. Esattamente. Dimostra che sei sinceramente interessato alla posizione. Inserite un breve riassunto nel vostro curriculum vitae? Sì, certo. Un riepilogo offre una rapida panoramica delle mie qualifiche e aspirazioni. È efficace. Cattura subito l'attenzione. Hai mai ricevuto un feedback sul tuo curriculum da qualcun altro? Sì, una volta ho chiesto a un mentore di dare un'occhiata al mio. I suoi commenti sono stati molto utili. È un'ottima idea. Nuove prospettive possono rivelare aree di miglioramento. Che consiglio daresti a chi sta scrivendo il suo primo curriculum vitae? Consiglio di essere concisi. Una pagina è solitamente sufficiente per chi è all'inizio della carriera. Questo è un consiglio importante. Chiarezza e brevità migliorano la leggibilità. Inoltre, è opportuno concentrarsi sui risultati ottenuti piuttosto che sui soli doveri. Assolutamente. Mettere in evidenza i successi cattura l'attenzione. Pensi che il design di un curriculum vitae sia importante? Sì, un layout organizzato e ordinato può fare una grande differenza. Un design professionale riflette la cura per i dettagli. È un'estensione della propria personalità. Certamente. Tuttavia, bisogna assicurarsi che il design non metta in secondo piano il contenuto. Il contenuto deve sempre essere la priorità. La sostanza prevale sulla forma. Hai mai pensato di utilizzare dei modelli per il tuo curriculum vitae? L'ho fatto, ma preferisco personalizzare il formato. Mi sembra più personale. È comprensibile. La personalizzazione può distinguerti dagli altri. Cosa ne pensi dell'inserimento dei link ai social media nel curriculum? Se i social media sono gestiti in modo professionale, credo che possano essere vantaggiosi. Permettono di mettere in mostra il proprio lavoro e la propria rete di contatti. È un'osservazione pertinente. Piattaforme come LinkedIn sono ottime per il networking. Sì, consente ai potenziali datori di lavoro di visualizzare i tuoi risultati professionali. Come gestisci le interruzioni nel tuo percorso lavorativo? Mi rivolgo a loro con sincerità, mettendo in evidenza le esperienze rilevanti vissute in quel periodo. La trasparenza è fondamentale. I datori di lavoro apprezzano l'onestà. Riterresti che lo sviluppo continuo delle competenze sia fondamentale per mantenere un curriculum vitae sempre aggiornato e pertinente? Assolutamente. L'apprendimento continuo migliora l'occupabilità e dimostra la capacità di adattamento. Sono d'accordo. L'aggiornamento delle competenze può fare una grande differenza nelle prospettive di carriera. Grazie per aver condiviso le tue riflessioni, Anna. Questa conversazione è stata molto illuminante. Grazie, John. Mi ha fatto piacere discutere con te dell'importanza del curriculum vitae e dello sviluppo di carriera. Continueremo ad approfondire in futuro altri argomenti legati al mondo del lavoro. Lezione 8. Il dibattito sulle preferenze in materia di esercizio fisico. Buonasera, Anna. Spero che tu stia trascorrendo una giornata fantastica. Buonasera, John. Sto bene, grazie. E tu? Sto benissimo.
Volevo parlare di un argomento che molti trovano interessante, le preferenze in fatto di esercizio fisico. Preferite gli allenamenti di gruppo o l'attività fisica individuale? È una domanda affascinante. Personalmente, apprezzo molto gli allenamenti di gruppo. Stimolano la motivazione e il cameratismo. Lo capisco. L'energia degli altri spesso migliora le prestazioni. Hai un tipo di corso di gruppo preferito? Sì, mi piacciono particolarmente le lezioni di yoga. Offrono benefici sia fisici che mentali. Lo yoga è ottimo per la flessibilità e il rilassamento. Lo pratichi da molto tempo? Pratico yoga da diversi anni ormai. Ha migliorato notevolmente il mio benessere. È fantastico sentirlo. Trovi che l'atmosfera di gruppo contribuisca a migliorare la tua esperienza? Assolutamente. Allenarsi con gli altri crea un senso di comunità. È incoraggiante. Lo capisco. L'energia positiva degli altri partecipanti può essere contagiosa. Certamente. Gli allenamenti di gruppo, inoltre, favoriscono la responsabilizzazione. È meno probabile che si salti una lezione. È un'osservazione pertinente. Tuttavia, pensi che gli allenamenti di gruppo potrebbero non essere adatti a tutti? Sì, è possibile. Alcune persone potrebbero sentirsi intimidite in un contesto di gruppo. Esatto. Credo che alcuni possano preferire la privacy dell'esercizio fisico in solitaria. Gli allenamenti individuali consentono la riflessione personale e l'introspezione. Possono anche offrire maggiore flessibilità. Sì, allenarsi da soli significa poter scegliere orari e ritmi. Inoltre, le persone possono sperimentare diversi esercizi senza sentirsi a disagio. Hai mai provato ad allenarti da solo? Sì, Ogni tanto mi piace correre da sola in mezzo alla natura. mi schiarisce le idee. Correre può essere molto liberatorio. Lo preferisci alla corsa in gruppo? A volte sì. Trovo che le corse in solitaria mi permettano di entrare in contatto con i miei pensieri. È un'esperienza preziosa. Molte persone apprezzano quella solitudine durante l'esercizio fisico. Tuttavia, credo che entrambi i metodi abbiano i loro vantaggi. Sono d'accordo. Dipende davvero dai gusti personali e dall'umore. Certi giorni, sento il bisogno dell'aspetto sociale delle lezioni di gruppo. Altri giorni, invece, preferisco la solitudine. La varietà può aiutare a mantenere alta la motivazione durante gli allenamenti. Hai notato qualche cambiamento nelle tue preferenze? Sì, le mie preferenze possono cambiare in base al carico di lavoro e ai livelli di stress. È comprensibile. L'attività fisica è spesso una risposta a bisogni emotivi. Esatto. Nei giorni più impegnativi, potrei preferire allenamenti individuali più brevi. Ha senso. Sessioni più brevi possono essere più gestibili in mezzo a un programma frenetico. Al contrario, nei periodi più tranquilli, potrei cercare la motivazione in un gruppo. Questo è un ottimo equilibrio. La flessibilità è importante per mantenere una routine di allenamento costante. Hai mai provato a combinare allenamenti di gruppo e individuali? Sì, integro entrambe le attività nel mio programma di allenamento. Partecipo a lezioni di gruppo in determinati giorni. Sembra efficace. Quali allenamenti di gruppo preferisci? Mi piacciono gli allenamenti a intervalli ad alta intensità.
Sono impegnativi ma gratificanti. L'HIIT può essere molto efficace. Sviluppa rapidamente forza e resistenza. Apprezzo il fatto che permetta anche di ricevere supporto dalla comunità durante gli allenamenti più impegnativi. Assolutamente. L'incoraggiamento può spingere le persone a lavorare di più. Che consiglio daresti a chi sta pensando di iniziare ad allenarsi, sia in gruppo che individualmente? Consiglierei di provarli entrambi. È fondamentale scoprire cosa ti appassiona di più. Sono pienamente d'accordo. Trovare l'ambiente giusto per allenarsi è fondamentale per mantenere alta la motivazione. Sì, in definitiva, l'aspetto più importante è rimanere attivi e godersi il processo. Grazie per questa conversazione illuminante, Anna. Le tue prospettive sono molto preziose. Grazie, John. Mi ha fatto piacere discutere con te delle nostre preferenze in fatto di esercizio fisico. Continueremo ad approfondire in futuro argomenti legati alla salute e al benessere.